Non sono esattamente sicuro in cosa io mi stia andando ad imperagare. È la prima volta che mi trovo a parlare di un film così mainstream a così poca distanza dalla sua uscita. Oggi parliamo di Gotti, il primo padrino. Dal momento che non mi sento all'altezza di fare un'analisi approfondita del film, mi limiterò a dare la mia opinione, che poi è quello che faccio di solito, ma è sempre meglio specificare, e in questo caso più che in altre occasioni. Nella sua essenza costitutiva, questo film ha in particolare due elementi, senza i quali il film sarebbe completamente un'altra roba, ma sono elementi che già presi singolarmente hanno il potere di farmi perdere qualsiasi attrattiva nel film in questione, per cui provate a immaginarli, a trovarli insieme. Primo problema: John Travolta. Si tratta naturalmente di una mia opinione personalissima, ma Travolta è probabilmente uno degli attori che meno apprezzo di tutta la fauna cinematografica globale. E al di là che sappia recitare bene o meno, mi sfastidia proprio il suo modo di porsi. Ha un savoir-faire che probabilmente è anche adatto ad un personaggio come Gotti, ma a maggior ragione questo lo rende meno attraente e simpatico ai miei occhi. E poi francamente più passa il tempo e meno gli si muove la faccia. Per assurdo i pezzi migliori del film, in cui aveva una mimica più apprezzabile, erano quelli in cui era stato invecchiato con del trucco prostetico. Secondo problema: personalmente non sono assolutamente interessato ai film di mafia. Oltre all'interesse di per sé, che è ovviamente soggettivo, non capisco perché ci sia la necessità di mitizzare le figure dei boss mafiosi, di cercare di farci interessare alla loro vita criminale, o al contrario di farci interessare alla loro vita privata, rendendoli quindi più umani e simili a noi civili di quanto ci abbiano mostrato. Non lo capisco. L'unico motivo che trovo giustificabile per essere interessati alla vita all'interno di una roba come Cosa Nostra è essere informati sulle dinamiche di un mondo così complesso e stratificato come quello della mafia, e quindi appunto solo per conoscenza. Ma in questo penso sia innegabile che cercare su internet sia un metodo decisamente più rapido, che peraltro ha il vantaggio di evitarci di doverci imbattere in John Travolta, come se non fosse già abbastanza difficile convivere con l'idea che una città sia controllata da gente che è capace di ammazzarti soltanto se respiri un po' più forte del dovuto. Oltre al fatto che non è un documentario, ma un film, per cui nessuno mi dà la certezza che le cose che sono raccontate qui siano effettivamente state come me le mostrano. Come tutto questo discorso potrebbe avervi suggerito, sono arrivato totalmente ignorante alla visione di questo film. Non ho mai visto Il Padrino, Scarface né nessun altro, e non mi vergogno di non averli visti, nonostante siano dei classici del cinema, perché, come detto prima, semplicemente non mi interessano. Ma comunque, senza neanche informarmi troppo, sono abbastanza sicuro che Gotti non abbia niente di nuovo da offrire rispetto a film decisamente più acclamati del passato. La storia è banalmente incentrata sull'attività di John Gotti dagli anni 60 fino alla sua morte. La struttura però è composta da tanti flashback e flash forward che da una parte rendono la narrazione confusa, per certi versi si poteva evitare, perché a tratti alcuni episodi, per quanto avessero ripercussioni nel tempo, sono stati raccontati in modo lineare, cosa che probabilmente li ha resi anche più efficaci. Dall'altra parte però forse è stato utile perché molte scene si componevano semplicemente di lunghi dialoghi, e quindi un maggior dinamismo era quanto mai utile a non appisolarsi. Se cercate un film d'azione, decisamente non è questa la scelta giusta. Moltissime cose succedono off screen e le cose che vengono mostrate sono tendenzialmente solo di contorno, salve ovviamente alcune eccezioni. Il cast è composto da perfetti sconosciuti, almeno sconosciuti da me, tranne ovviamente Travolta, che vorrei mi fosse altrettanto sconosciuto. Tutti, Travolta compreso, non hanno spiccato particolarmente per recitazione. C'è anche da dire che non c'era nessun personaggio la cui personalità e importanza potesse in qualche modo distrarre dalla figura di Gotti. Forse solo suo figlio, interpretato da Spencer Rocco Lofranco, che però non ha lasciato un particolare segno. Se proprio bisogna trovare qualcosa di buono, potrei dire che mi sono piaciuti il trucco e in parte la fotografia. Ovviamente è indubbio che io abbia visto film in passato che non avevano la minima aspirazione ad essere ben fatti neanche la metà di questo film. Ed è altresì chiaro che, almeno per quanto mi riguarda, il potenziale di film brutto in questo caso si è rivelato quasi solo su base soggettiva. Non metto assolutamente in dubbio che a qualcuno possa piacere, e anche tanto, ma, e qui permettetemi una digressione critica strettamente personale, probabilmente le persone che per partito preso si esaltano e difendono tematiche del genere, esattamente come si vede nel finale di Gotti durante il suo funerale, sono persone che in un certo senso giustificano la mafia, le sue attività e le sue modalità, in nome di una libertà e sicurezza che secondo il loro parere è insperabile da parte del governo e delle forze armate. E secondo me tutti conosciamo almeno una persona così. Proporrei di far vedere a loro questo film, tutti radunati insieme in una stanza, chiusa a chiave, per sempre.
L'ultima cosa a cui mi sento di accennare è un particolare che aveva reso tutto un po' più imbarazzante. All'inizio e alla fine del film, e credo solo un'altra volta verso la metà, ci sono delle scene in cui Travolta, e quindi John Gotti, fa il narratore. Si presenta e dice frasi cringe del tipo "non vedrete più nessun altro come me, neanche se vivrete 5.000 anni", e cose del genere. E vi ricordo che alla fine John Gotti muore, quindi questo espediente di Gotti narratore, soprattutto sul finale, rende il tutto un po' più trash del dovuto. Bene, spero che chi sia capitato qui per caso, sperando di sentirmi parlare bene di Gotti, se ne riguardi bene in futuro. Per tutti gli altri continuate a seguirmi qui, ma anche al di fuori di YouTube, ai link che trovate nell'info box. E continuate a suggerirmi film brutti che vi capita di vedere. Dal mondo dei film brutti di John Travolta per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!